Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi non sarà un video tutorial ma bensì una video recensione. Perché? Perché oggi voglio parlarvi di questo filato, l'ho nei bagni di Hobby. L'ho preso così per caso, ho detto, mi uscivano molte sponsorizzate, lo vedevo molto su Instagram, quindi cosa ho pensato? Ho detto dai vabbè, lo prendo anch'io, me lo compro e lo provo. E così ho fatto, ci ho realizzato un pupazzo, un amigurumi, l'amigurumi orsacchiotto, che vi lascio il link perché trovate già il tutorial sul canale, e ho realizzato questo amigurumi con questo filato. Diciamo che questo filato ha sia molti lati negativi ma anche qualcuno positivo e vi dico già che nel complesso io continuerò ad utilizzarlo. Partiamo subito che vi faccio vedere la differenza tra i due amigurumi che ho realizzato, perché ebbene sì, ne ho realizzato due, sempre l'orsetto, però uno l'ho realizzato con l'uncinetto numero 6 e l'altro con l'uncinetto numero 7. Faccio vedere che qui nell'etichetta del gomitolo dice di utilizzare l'uncinetto numero 7. Allora, faccio vedere prima quello più grande che l'ho realizzato con l'uncinetto numero 7. Eccolo qua. Non mi vedo più io, ma va bene. Allora, come dimensione di amigurumi, come dimensione di pupazzo, è bellissima. Stupenda. Però, come potete vedere, ahimè, la lavorazione rimane molto larga, quindi come si va a imbottire si vede benissimo l'imbottitura sotto e ne perde anche, perché infatti se potete vedere, come potete vedere, le orecchie non hanno nessun problema, quindi se non dovete realizzare un amigurumi, quindi una lavorazione che va imbottita, l'uncinetto numero 7 va benissimo. La lavorazione è molto morbida, ma diciamo che si fa fatica comunque a lavorare questo filato. Poi dopo entro più nello specifico nelle caratteristiche proprio del filato. Quindi questo è il pupazzo lavorato con l'uncinetto numero 7. Adesso vi faccio vedere l'amigurumi, il pupazzo lavorato con l'uncinetto numero 8. Eccolo qua. Rimane molto più piccolino, scusatemi, con l'uncinetto numero 6, non 8. Rimane molto più piccolino, infatti come grandezza proprio dell'orsacchiotto mi piaceva più quella lavorata con l'uncinetto numero 7. Però come possiamo vedere il lavoro è molto compatto e appunto non si vede la bottitura all'interno. Nel complesso, cioè, questo filato è super, ma davvero tantissimo adatto a realizzare amigurumi. Perché? Perché li fa assomigliare davvero a dei pupazzi. Gli dà quella morbidezza, quella, tra virgolette, peluria che hanno i pupazzi, appunto. Quindi io lo consiglio vivamente. Avrei voluto anche andare a lavorare lo stesso amigurumi con un uncinetto numero 6,5, quindi una via di mezzo tra l'uncinetto 6 e l'uncinetto 7, ma ahimè non ho un uncinetto 6,5, quindi mi sono per adesso accontentata di provare a fare questo test con l'uncinetto numero 7 e con l'uncinetto numero 6. Devo dire che l'uncinetto numero 6 va molto 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 meglio. Adesso che vi ho fatto vedere i due amigurumi, ve li metto anche a confronto. Questo è col numero 7, questo è col numero 6. Cioè, la differenza è palese, si vede proprio qual è meglio e qual è, diciamo, peggio. Andiamo a parlare adesso un pochettino delle caratteristiche proprio di questo filato. Questo filato è davvero un filato morbido. Io mi sono trovata proprio benissimo in fatto di morbidità del filato. Si può dire morbidità? Non lo so. Fatemela passare. Si può comunque lavare in lavatrice con un massimo di 40 gradi. Non si può stirare, non si può mettere in asciugatrice.
Nell'etichetta c'è scritto che se si lavorano con i ferri va utilizzato un uncinetto numero 6, scusatemi, un ferro numero 6, invece se si lavora con un uncinetto numero 7. Però naturalmente l'uncinetto va adattato sia al tipo di lavorazione che si va a fare, sia alla vostra mano, se lavorate stretto oppure largo. È un gomitolo da 100 grammi e sono più o meno circa 120 metri. È composto da 100% poliestere. Questo filato è un filato che io ho notato che rimane molto delicato. Cosa vuol dire? Che se voi dovete andare a fare un campione, comunque un primo amigurumi, quindi partendo da zero senza avere già un partner o comunque un tutorial, ehm, questo filato non va bene a disfare, lavorare, disfare nuovamente, rilavorare, ridisfare. No, perché massimo già la seconda volta che disfi questo filato si sgretola. Proprio si toglie qua il filo e rimane soltanto con il filino bianco che ha all'interno. Adesso se riesco ve lo faccio vedere. Prendo un altro gomitolo che avevo già utilizzato. Allora, vediamo, C'è. Ok, vedete? Vedete i filini all'interno? Ecco. Questi, ma lo fa proprio in tutto il filato. Cioè, quindi può capitare che la prima parte qui ce l'avete bella bella e poi qui avete questo pezzo qui che si è sgretolato. Vedete? Poi risulta così. Non so se riesco a farvelo vedere, forse no, comunque cioè, si sgretola. Quindi io se dovete andare a fare amigurumi lo consiglio perché cioè, l'amigurumi lo rende proprio pupazzo. Però se dovete andare a disfare diverse volte no, cioè tentate di utilizzarlo su pupazzi che già sapete fare, che già avete uno schema, anche perché questo lavoro, questo difetto del filato si presenta molto quando si va a cucire. Quando si va a cucire, cioè, dovete fare praticamente la cucitura la prima volta, cioè la prima volta vi deve uscire giusta con questo filato. Quindi io consiglio di andare a utilizzare insieme a questo filato per cucire del cotone. Del cotone lo mettete doppio, quindi gli date un bel po' di spessore e cucite le varie parti del pupazzo dell'amigurumi con il cotone, perché questo, a parte che se andate a tirare molto si spezza, come vi ho appena dimostrato. Quindi per la cucitura questo filato non va per niente bene. Allora, altro lato negativo di questo filato, che quando lo lavori non si vedono le maglie. Cioè, io l'ho lavorato la prima volta che l'ho lavorato, ho detto ok, bene, adesso dove vado a mettere l'uncinetto, dove vado a inserire l'uncinetto? Perché? Perché le maglie non si vedono, si fa molta fatica a riconoscere le maglie, soprattutto con un filato comunque scuro. Io ho utilizzato questo marroncino, che non è neanche tantissimo scuro, e davvero ho fatto molta fatica a riconoscere le maglie. Dopo un pochettino mi sono abituata, però diciamo che è un filato per esperti, anche perché vai a fare un aumento, non li riconosci, le diminuzioni non le riconosci. Infatti io cosa ho fatto? Quando finivo i miei giri di aumenti mi avvalevo del marcapunti e oltre al marcapunti che mi segnava all'inizio del giro, mettevo il marcapunti proprio tra la maglia, diciamo in questo modo, ho fatto una foto, poi ve la leggo, così in modo da segnarmi che quello era l'ultimo giro di aumenti e che dal giro successivo io potevo contare ed erano giri di semplici maglie basse. Questo perché? Perché appunto gli aumenti non si distinguevano né gli aumenti né le diminuzioni.
Quindi nel complesso io continuerò ad usare questo filato. Vi dico già che non me lo vedrete mai utilizzare per realizzare un tutorial. Perché? Perché se già non riesco a vedere io i punti che lo sto lavorando dal vivo, con la fotocamera in video non si vede niente. Quindi realizzare un tutorial con questo filato, no. Però nel complesso devo dire che gli amigurumi mi piacciono, ma mi piacciono davvero tanto come escono. Quindi molto probabilmente, siccome io faccio l'amigurumi prima di registrare il tutorial, quindi ne faccio due, uno prima dove mi segno poi tutti i passaggi e poi quello dove realizzo il tutorial. Quindi molto probabilmente realizzerò il primo amigurumi con questo tipo di filato e l'amigurumi del tutorial continuerò a realizzarlo in cotone. Quindi vi farò vedere tutti e due gli amigurumi. Vediamo un po' che altro c'è da dire su questo cotone, su questo, scusatemi, su questo filato. Difficile da lavorare, ve l'ho già detto. Un'altra cosa, ho notato che utilizzando i due uncinetti diversi, quindi l'uncinetto numero 7 e l'uncinetto numero 6, ho notato la difficoltà proprio nel lavorare. Con l'uncinetto numero 7 lavoravo molto più morbida, molto più tranquillamente. Invece con l'uncinetto numero 6 facevo molta più difficoltà a lavorare. Si vedevano meno le maglie e le maglie erano proprio più strette e quindi riuscivo di meno, però effettivamente poi nel complesso in realtà il lavoro è uscito molto meglio rispetto che con l'uncinetto numero 7. Bene, per adesso è tutto. Avevo fatto anche poi un post su Instagram dove vi chiedevo se voi avevate mai lavorato questo tipo di filato e ugualmente mi avete risposto di sì, che gli amigurumi uscivano proprio belli, tipo pupazzi, però che effettivamente era un filato difficile da lavorare perché non si vedevano le maglie. Quindi se voi volete un amigurumi che si assomiglia di più a un pupazzo, vi consiglio di utilizzare questo filato, anche se è più difficile da lavorare. Se non ci riuscite proprio, preferite la comodità, vi consiglio di continuare allora a lavorare i vostri amigurumi in cotone, perché è davvero davvero molto più semplice lavorarli in cotone rispetto che con la ciniglia. Naturalmente le dimensioni cambiano. La prima cosa che ho notato è che l'amigurumi è venuto molto ma molto più grande rispetto a quello in cotone, quindi dipende anche dalla grandezza che voi volete andare a realizzare, diciamo, l'amigurumi. Comunque nel complesso io lo consiglio. Adesso i miei pregi e i miei difetti ve li ho detti per questo filato, quello che ne penso io. Vi aspetto nei commenti a vedere le vostre di recensioni su questo filato, ma non in particolare su questo, ma su questa tipologia di filato, quindi sulla ciniglia, e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!